Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Il campionato finalmente è finito, da malato di calcio quale sono difficilmente attendo con ansia la fine di un torneo, ma questa volta, e a maggior ragione dopo l'ennesima partitaccia di ieri, non posso che gioire. Non avevo neanche intenzione di realizzare un video sul Napoli, ma con Giuffredi che conferma la volontà di Giovanni Di Lorenzo di andare via, qualche parola voglio dirla. Voglio dirla innanzitutto perché fino all'ultimo mi sono rifiutato di credere a una cosa del genere. Tuttavia, vedendo che non arrivava una smentita, come accaduto nel caso del Diarrea Gate, quando un giornalista si era chiesto se l'ormai ex capitano fosse stato davvero male, ho cominciato a temere. Approfondisco il discorso tra un attimo, ma prima consentitemi di invitarvi a iscrivervi al canale. Mario Giuffridi, sempre lui. La gente che la scorsa estate ha portato a casa 3 rinnovi di contratto, Politano, Mario Rui e Di Lorenzo, rinnovi arrivati dopo aver alzato un polverone quando parlò di una squadra di scontenti. E i fatti ci dicono che era proprio così. Da quanto ne so, Giuffredi per quei rinnovi non ottenne commissioni, questo è giusto dirlo. Tuttavia è un dettaglio che conta fino a un certo punto. Anzi, gli faccio anche i miei complimenti perché ha ottenuto un triennale per Mario Rui, 33 anni, un quadriennale per Politano, 30 anni, e un quinquennale per il fu capitano Giovanni Di Lorenzo, 30 anni. E per favore non venitemi a dire che per amore di Napoli Politano ha rinunciato ai soldi della Saudi Pro League. La questione è semplice, non tutti i calciatori, e soprattutto le mogli immagino, sono disposti a trasferirsi in Arabia Saudita. Il signor Politano già negli anni passati aveva fatto trapelare la sua voglia di andare via, quindi diciamo un modus operandi molto simile per gli assistiti di Giuffredi. Peccato non sia arrivata un'offerta di suo gradimento, non solo economica ma anche da squadre di suo interesse. Meglio firmare con il Napoli a questo punto. Ma torniamo a Di Lorenzo. Punto primo, se la società ti ha messo sul mercato, che bisogno c'è di chiedere la cessione? Anzi, facciamo un passo indietro. Chi ha fatto trapelare la notizia secondo la quale Di Lorenzo ha chiesto la cessione quando ancora c'era una partita da giocare? Manda non penso. De Laurentiis nemmeno. Quindi traete voi le conclusioni. Qui c'è una regia, neanche tanto occulta, che ha voluto buttare benzina sul fuoco. Per quanto riguarda i motivi, anche per quelli potete trarre voi le vostre conclusioni. Questa della mancanza di fiducia nei confronti di Lorenzo è una scusa che non sta in piedi. Oltretutto, De Laurentiis sono anni che dice che nessuno è incedibile e se arriva l'offerta giusta la valuta. Questo vale a Napoli come in qualsiasi altra squadra, ma soprattutto vale per tutti i calciatori, compreso Politano e Mario Rui. Non risulta tuttavia che loro abbiano chiesto la cessione. Evidentemente Giovanni Di Lorenzo o è particolarmente sensibile oppure al suo agente è arrivata qualche offerta allettante. La società ha dimostrato la fiducia nel calciatore nel momento in cui gli ha prolungato il contratto, un contratto firmato da entrambe le parti. Ora, nell'intervista rilasciata a TV Play, Giuffredi ad una domanda, secondo me, risponde con insopportabile arroganza, quando gli viene chiesto se esistono margini per ricucire, magari con l'arrivo di Antonio Conte. La gente risponde dicendo che la scelta l'hanno già fatta. Ora mi chiedo, fatto cosa? Il signor Giuffredi ha chiaro che il cartellino del suo assistito è di proprietà del Napoli. Allora, signor Giuffredi, si presenti con un'offerta congrua, altrimenti dica pure al suo assistito che a luglio si presenti in ritiro con la consueta voglia di lavorare, che in questi anni lo ha sempre contraddistinto. Nel concludere il video ribadisco la stima per quanto fatto da Di Lorenzo in passato, ma non posso nascondere la mia profonda delusione per quanto fatto nel presente e non mi riferisco al campionato. E mi perdonerà se non mi alzerò dicendo capitano mio capitano come nel film L'attimo fuggente, perché qui il capitano non è stato cacciato come accadde a Robin Williams, il capitano se n'è andato o sta per andarsene perché restare non gli conviene più e risparmiateci la parte del calciatore offeso e deluso perché ieri quando è uscito dal campo a netto di qualche fischio fomentato da chi ha messo in giro la voce di un possibile trasferimento alla Juventus, Di Lorenzo ha ricevuto tanti applausi. Vada via Di Lorenzo, vada via Osimhen o chi per esso. Tanto abbiamo avuto la prova che avere in squadra calciatori con ingaggi da 10 milioni non ti garantisce un bel niente. Io vi saluto e non dimenticate di iscrivervi al canale.